Carissimi, bentornati. Sul sito della Stampa, il giornale italiano, si leggeva qualche giorno fa la seguente notizia, poi era presente anche sui social. In Italia la metà dei quindicenni non sa comprendere il significato di un testo scritto. 15 anni significa essere in seconda superiore. L'articolo poi aggiungeva un dramma non solo per il sistema di istruzione e per lo sviluppo economico, ma per la tenuta democratica di un paese. E i più colpiti sono gli studenti, attenti bene, delle famiglie più povere, quelle che vivono al sud e quelle con background migratorio. La cosa interessante è proprio la frase che ho appena sottolineato, soprattutto un dramma per gli studenti più poveri, perché sono colpiti proprio loro. Quindi la scuola democratica, la buona scuola, che doveva a tutti i costi cercare di rendere accessibile a tutti la scuola, perché adesso sentite solo parlare di inclusione, di affettività, di bontà, di buonismo, di tutte queste parole qui, in realtà ha fallito miseramente, perché il suo obiettivo è quello di puntare ad una scuola di pure competenze. Questa è la parola d'ordine, competenze. Ma quali competenze? Non quelle basate sulla somma tra conoscenze e abilità, cioè so e in base a quello che so poi so fare, applico il mio sapere, quindi quello che ho imparato, per realizzare qualcosa, per fare qualcosa. Ecco, no, il vero obiettivo del Ministero e della scuola italiana è quello di arrivare a delle competenze private però delle conoscenze. Lo so che non sembra, ma è proprio così, perché è in questa direzione che si sta andando. Si può essere ammessi all'esame anche con un voto inferiore al 6 e quindi io mi chiedo a che cosa serva a questo punto continuare a fare l'esame di Stato. Si può tranquillamente abolire se queste sono le premesse, cioè se deve essere una farsa eliminiamolo pure, perché a questo punto passiamo avanti cani e porci e che sia finita lì. Cioè a me sta anche bene, per carità, che sia diventato inutile e ormai anche controproducente combattere una guerra contro i mulini a vento, mi sembra evidente, però almeno, quindi eliminiamo la farsa, voglio dire, non facciamo come i medici a Firenze che continuavano a mantenere in piedi le istituzioni democratiche, poi democratica non era poi Firenze, proprio perché regnava una sola famiglia. E qui la stessa cosa, lo vediamo tutti i giorni, bambini che arrivano dalla scuola primaria, che arrivano alle medie e quindi poi anche alle superiori, perché quello che noi non impariamo da piccoli poi ce lo portiamo dietro, tutti i buchi, le lacune, nessuno poi le colma più, arrivano che non sanno né leggere e soprattutto non sanno scrivere. È un dramma, è un'emergenza nazionale, forse anche mondiale, ma è una disperazione, un dramma che io griderò sempre da questa classe virtuale, almeno da qui, finché non mi bannano, io continuerò sempre a dirlo. Qua c'è un'emergenza educativa spaventosa che però sembra passare sotto silenzio, ragazzi. Sembra davvero che non importi più niente a nessuno, non sanno distinguere verbo essere da e congiunzione. Io mi chiedo, ma che cosa si fa alle elementari? E soprattutto, ma questo non è un messaggio per dare la colpa o per scaricarla sui colleghi della primaria, ci mancherebbe altro, però voglio dire che tipo di scuola si sta costruendo. Questo è un discorso molto più ampio, quindi mi raccomando, lo dico subito agli odiatori, agli haters, cambiate pure canale, perché non è questa la sede, io non sto scaricando le colpe, qui si vuole riflettere. Ecco, io mi chiedo a che cosa serva la primaria, promuovere tutti, perché alla primaria non si può più bocciare, il voto è stato sostituito con tutta una serie di indicatori, di livelli che non voglio neanche nominare, perché alla fine cambia la dicitura ma la sostanza è sempre la stessa e non vuol dire assolutamente niente, è solo per mandarli avanti. Però poi arrivano alle medie e non sanno assolutamente niente, non hanno un metodo di studio, ma la cosa più grave, l'abbiamo appena letto e sentito qui nell'articolo, non sanno comprendere il significato di un testo. Ma voglio dire, si sentono sempre gli stessi luoghi comuni da tutti, cioè dai genitori, dai figli, dai nonni, dai parenti, dalla gente. Il latino non serve a niente, lingua morta, va eliminato, è inutile. La letteratura non serve a niente, è inutile, via.
A che mi serve sta roba se voglio fare il medico, se voglio fare l'avvocato? A niente, via. A che cosa mi serve il francese? A niente, perché tantissimi lo odiano, non lo vogliono più fare, via. Solo l'inglese e la tecnologia, punto. Allora, ve lo dico perché non sono l'unico, ci sono fiori di pedagogisti, di filosofi, di studiosi, anche migliori di me e sicuramente più preparati di me che lo dicono, ma basta essere in classe per accorgersene, e riempire le classi solo di questi, quindi dei cellulari, dei tablet, che va benissimo perché non è un messaggio contro la tecnologia, ma se pensiamo che innovare la didattica, altro mantra che arriva dal Ministero, no? Innovazione, la lezione frontale, spiegare è démodé, che l'insegnante debba insegnare, cioè che debba trasmettere dei contenuti, che debba trasmettere delle competenze, delle abilità, chiamatele come cavolo vi pare, è fuori moda, non bisogna più farlo, ve lo dico sottovoce, basta, l'insegnante deve essere facilitatore, deve cioè rendere facile il compito. Eccola qua la gravità. E poi arriviamo a sentire che il 51% degli studenti non sa capire un testo scritto. Vi dovete vergognare tutti dal primo all'ultimo. Ecco dove avete portato la scuola. Questo è il risultato, perché avete inculcato nella testa dei ragazzi e dei bambini, e qua parlo a tutti i livelli, avete inculcato l'idea che devo studiare solo quello che mi serve dal punto di vista pratico e tutto il resto è una perdita di tempo. E allora io potrei dirvi: a cosa serve andare al museo? A niente, buttate via i musei, distruggeteli. A che cosa serve andare al cinema? Niente, è una perdita di tempo, non serve a un tubo, via, perché il film mi serve per il mio lavoro? No, allora via. Qua stiamo dimenticando un principio base, ragazzi: studiare. Studiare non serve per superare un esame, non serve per la laurea, studiare non serve per il lavoro. Poi certo ci sono delle discipline che serviranno per prepararsi al lavoro, ci mancherebbe altro, ma questo è un discorso molto più grande. Studiare, ve lo dico io visto che non ve lo dice nessuno, studiare serve per se stessi, serve per crescere, per maturare, per imparare delle cose che nessuno vi può insegnare, nessun altro vi insegnerà. Se voi aprite un testo, io qua ne ho tanti, di letteratura latina, lasciate stare adesso la lingua su cui poi si potrebbe aprire un dibattito, ma leggete un testo, anche una sola lettera di Seneca, quando parla delle epistole, una delle epistole morales ad Lucilium, quando riflette sulla nostra vita, sulla morte, sul tempo, sul significato della vera amicizia, cioè sono cose attualissime. Quando ci sono Platone, Aristotele e tanti altri testi che parlano di politica, allora io potrei dirvi anche la filosofia. A cosa mi serve pensare? A cosa mi serve ragionare? Niente, perché tanto a nulla, perché tanto siamo in una società di esecutori. Fateci caso anche in politica, guai a dire una cosa contro il politicamente corretto. Questa società, ragazzi, sta andando fuori strada completamente, ma noi non ce ne rendiamo conto, cioè a tutti i livelli. E questi sono i risultati. Ecco la buona scuola, ecco le competenze che non esistono, che non ci sono. Ogni volta io mi scaldo, lo vedete, ma perché? Perché io ho a cuore i ragazzi, e non è vero che i ragazzi non sono interessati, perché se l'insegnante sa trasmettere, sa coinvolgere, sa toccare anche emotivamente il loro cuore, le loro passioni, magari partendo dalle cose che interessano a loro, chiaramente viene fuori una lezione stupenda. E ve lo dico sempre sottovoce, non serve un tubo fare i lavoretti di gruppo, le situazioni problema, i lavori, i compiti di realtà, perché quando c'è dibattito, quando si crea una discussione uno contro l'altro, un gruppo contro un altro gruppo, quando vengono fuori le idee, quando ci si appassiona a Napoleone, alla rivoluzione francese, a Oliver Cromwell, però diventa un dittatore perché la persona ha troppo potere, e quindi si riflette poi sulla politica attuale. Ecco che loro si accendono
e ci seguono. Poi d'accordo, si possono fare delle pause, si possono utilizzare gli strumenti digitali per video, foto, approfondimenti, tutte cose che gli insegnanti già fanno, ragazzi. Ma vi rendete conto che cosa ci dicono? Che l'insegnante non dovrebbe più insegnare, ma dovrebbe essere un facilitatore. Cioè questa parola mi dà i brividi, ma rende proprio l'idea di questa propaganda che continua ad andare avanti ormai da anni e non facciamo nulla per impedirlo, e questa è la cosa grave, perché per quieto vivere tutti si adeguano, ragazzi. Qua bisognerebbe scioperare tutti i giorni, non una volta all'anno, tutti i giorni bisognerebbe scioperare contro questo tipo di scuola, una scuola che vi sta inculcando l'idea che lo studio non serve a nulla, ragazzi, ma ce lo ricordiamo l'illuminismo, Robespierre, ma ci ricordiamo i grandi che sono morti in nome della Repubblica. Poi certo hanno creato il terrore e tante altre cose, ma l'ideale di base era giustissimo, era fondamentale. La vera libertà non è essere libero di fare tutto quello che voglio. La libertà, ragazzi, è pensare con la propria testa. Poi potete essere d'accordo, potete essere contro una qualsiasi cosa, a favore, contrari, non importa. Qua non si sta discutendo chi abbia ragione e chi abbia torto, se bisogna fare una cosa o bisogna farne un'altra. Qua la cosa importante è che bisogna pensare con la propria testa, bisogna imparare a ragionare, a usare il pensiero critico. Siamo d'accordo che non è qua non stiamo parlando di una didattica trasmissiva, cioè io parlo per un'ora, voi ascoltate muti e poi ripetete a pappagallo tutto quello che ho detto io. Ma questo chi è che lo fa? Ormai non lo fa più nessuno, spero e mi auguro. Comunque non dovrebbe essere così, e invece stiamo andando da tutt'altra parte, cioè ci stanno dicendo mettete da parte l'insegnante vi deve solo dare un compito, vi assegna una cosa da fare, voi la fate da soli per tutta l'ora, perché adesso c'è l'altra parola di moda, essere protagonisti. Ma protagonisti de che? E scusate, ma lo dico proprio così, de che? Protagonisti de che? Se uno entra in classe il primo giorno di scuola e dice fate questa cosa qua, e non ho mai spiegato, non ho mai descritto che cosa devono fare, un concetto, l'argomento di cui stiamo parlando, cosa possono fare? Cioè ti guardano così incantati e non sanno da che parte cominciare. Cioè l'insegnante deve spiegare, ragazzi, ma c'è modo e modo, naturalmente ci sono tantissimi metodi. Qui vedete, loro vi portano fuori strada perché loro vanno e continuano a puntare sempre nella direzione del metodo. Bisogna innovare. Ma che cosa vuol dire innovare? Ma pensate che innovare significhi solo riempire la classe di tablet, di LIM e di cellulari? Ma pensate forse che se io ho in mano un cellulare ma non so scrivere, io possa scrivere davvero qualcosa di interessante? Se io utilizzo una tastiera, utilizzo quello che volete voi e non so neanche scrivere con l'accento e congiunzione, ma secondo voi posso andare da qualche parte? Cioè, lo capite? La parola studio, studiare, riflettere, approfondire, capire ciò che sto studiando, queste cose non ve le vogliono più insegnare, ragazzi. Anche il latino, lo so, il latino richiede sacrificio, impegno, il greco la stessa cosa, ma vi aiuta non solo a ragionare, imparate la lingua. Io personalmente lo dico da insegnante di lettere, quando ero alle medie, anche alle elementari ero molto bravo in italiano, tant'è vero che lo insegno, ma facevo un po' fatica a suo tempo a capire bene la differenza tra i tempi verbali, i modi, il congiuntivo, il condizionale, passato remoto, trapassato remoto. Non è semplice, lo riconosco. Sapete quando ho imparato a scrivere davvero bene e a capire proprio anche la differenza tra i vari tempi verbali, quando usare uno, quando usare l'altro? In latino noi diremo la consecutio temporum. L'ho capito al liceo, quando ho iniziato a studiare il latino, mi sono innamorato del latino. Adesso sono passati tanti anni, insegno alle medie e quindi al momento tante cose le ho anche dimenticate, le dovrei riprendere in mano, per carità, ma tutto quello che vi entra dentro, quando si dice la cultura è quello che rimane dopo esserci dimenticato tutto. Ecco,
quegli schemi mentali, quelle strutture proprio verbali, le frasi, tutti i periodi anche lunghi, anche di 2 o 3 righe, sono entrati dentro e li ho sempre dentro. Non mi ricordo più magari la regola teorica, però riesco a tradurre o semplicemente anche a ricostruire il testo. Perché? Perché rimane tutto dentro e riuscite quindi poi a capire com'è strutturata la frase, soprattutto i periodi complessi. Imparate a scrivere, ed ecco quello che dicevamo prima, e imparo a capire il significato del testo. Cioè non studio il latino per il lavoro, perché devo fare l'ingegnere o l'avvocato. Certo che poi magari non lo userò mai più, a meno che io non diventi un insegnante appunto di latino. È ovvio, ma io potrei anche dirvi: io faccio l'insegnante di italiano in Italia, non userò mai l'inglese, ma non ho certo la presunzione di dire che l'inglese non serve a nulla. Ed è la stessa cosa. Cioè questo vale per qualunque disciplina. A me personalmente la matematica non serve, però non è vero che non mi è servita niente, perché ci sono delle cose anche adesso che mi tornano utili magari durante anche la vita quotidiana o anche a scuola. Mi capita di fare degli esempi anche ricorrendo alla matematica, pur non essendo un matematico. Quindi vedete, è tutto importante, però loro continuano a martellarvi con questa idea che la cultura in fondo non serve a nulla, o meglio, un certo tipo di cultura. Ma ricordatevi ragazzi, citando anche l'attimo fuggente, che noi non siamo solo medicina, ingegneria, giurisprudenza, architettura, noi siamo esseri umani e lo vediamo dove stiamo andando a finire. Guardate, leggete i giornali, guardate la televisione, uno vi dice di no, cioè vi rifiuta perché non è interessato a voi, questo prende la benzina e vi dà fuoco. Uno mette la macchina nel parcheggio di un altro e questo qua che cosa fa? Prende il fucile dalla finestra, dal balcone e gli spara. Guardate che sono tutte cose vere successe. Voi direte: ma cosa c'entra? C'entra e come? Perché stiamo perdendo la nostra humanitas, i nostri valori. E dove sono contenuti? Nella letteratura, per esempio. Se voi prendete un'ottava di Ariosto, una poesia di Petrarca, di Ungaretti, di Manzoni, di chi vi pare, un romanzo, qualsiasi cosa, e lo analizzate, soprattutto la poesia, voi potete ragionare sul testo, quindi vi fate l'analisi logica, ricostruite il senso generale insomma del testo, quindi imparate a rimettere in ordine e a riconoscere le varie parti del discorso, in più fate letteratura, quindi riflettete, ragionate e vi appassionate anche alla storia. Cioè, perché studiare storia? No? Vi ricordate Historia Magistra Vitae, vero testis temporum, lux veritatis, vita memorie, nuntia vetustatis, la chiamava Cicerone. Cioè la storia, perché la studiamo? Perché ci appassioniamo? Certo che per fare il dottore posso anche non sapere l'unità d'Italia, posso anche non sapere quando è caduto l'impero romano, ma studiare storia mi fa capire da dove sono venuto, dove sto andando, chi sono io oggi, mi ricorda che ci sono stati campi di concentramento, mi ricorda che se io me lo dimentico questo può anche tornare, mi ricorda dove è nato il razzismo, dalla divisione dell'uomo in razze, e quindi posso combattere anche quello. Per esempio, c'è un popolo che non ha memoria, è come se fosse un popolo vergine, cioè appena nato, lo diceva anche Cicerone, un bambino che non sa nulla di sé. Ma dove stiamo andando? Ma perché dobbiamo essere solo esecutori materiali di ordini che ci vengono imposti dall'alto senza discutere? E in classe sta succedendo la stessa cosa. L'insegnante deve assegnare un compito, loro lo devono svolgere e qui ci fanno credere che loro sono i veri protagonisti perché sono impegnati a fare. Siccome i ragazzi di oggi sono molto impegnativi ed è richiesta una grande pazienza perché non sono più i ragazzi di una volta, allora per tenerli buoni e impegnati al ristorante si dà il tablet in modo che non parlino, perché non devono fiatare, non devono più fare le domande perché danno fastidio, perché i genitori sono stanchi
e lo so, adesso qua critiche su critiche, ma lei ha figli, ma lei non sa cosa vuol dire, ma io sono stanco, e siamo sempre allo stesso punto di partenza, tutte scuse per sviare il problema. Eccolo qua il vero problema: devono stare buoni a tutti i livelli, e in classe quando fanno domande rompono le scatole, e allora bisogna tenerli buoni. Come? Con un compitino: fate così, e in questo modo loro sono impegnati, stanno tutti buoni, siamo tutti contenti. E invece quando l'insegnante pone una domanda e da lì si scatenano tutte domande a catena, andiamo avanti per delle ore e sembra una conferenza, ma non una conferenza dove parla solo l'insegnante, dove intervengono tutti gli alunni. E tant'è vero che sempre mi dicono: ma è già finita? Ma come? Abbiamo appena cominciato? Ma le sue ore volano. Ma questo non per dire che io sono bravo, questo è per dire che da una parte la differenza la fa l'insegnante, chi avete davanti, e ci sono i concorsi farsa che stanno facendo entrare tutti cani e porci, anche quelli che non hanno non le competenze per insegnare, ma che non hanno la passione, perché vengono per il posto fisso, ragazzi, non trovano posto in fabbrica, come avvocato, come farmacista, in qualsiasi altro posto. Dove vanno? A scuola, perché a scuola c'è il posto sicuro, perché hanno lo stipendio garantito fino alla pensione. Bisogna dirle queste cose, bisogna dirle tutte. Chi non ha la passione, chi non ha la fiamma, fuori, se ne deve andare via dalla scuola. Altro che ma come facciamo a valutare questa cosa, perché è una cosa soggettiva. Andate avanti senza i test psicologici attitudinali, poi si vedono però i risultati, e questo allora non diciamolo più, però poi non lamentiamoci. E dall'altra parte i genitori, perché anche lì ce ne sarebbero di cose da dire, anche lì sempre pronti a difenderli a spada tratta i figli, senza più però prima dialogare con l'insegnante, senza prima capire che cosa sia successo, e rimproverare i figli quando sbagliano. No, hanno sempre ragione, sempre e comunque, e anche questo è sbagliato. Le colpe, che in realtà non è solo una questione di colpe, però le magagne, la rogna, come diceva Dante nella Divina Commedia, è dappertutto. Non c'è uno solo. Vedete, io le critiche non le risparmio a nessuno, agli insegnanti in primis, però attenzione, perché tutte queste belle parolone di cui loro si riempiono la bocca, innovazione, inclusione, affettività, sapete dove ci stanno portando? Nel baratro. Alunni che non sanno più leggere e scrivere, non capiscono neanche la consegna. Questa è la cosa grave, ragazzi, questa è un'emergenza di cui non sta parlando nessuno. Vi danno tutti i giorni i dati sul Covid, ma di questa cosa qua non parla più nessuno, ragazzi, ed è una cosa da mettersi le mani nei capelli. Non capire il significato di un testo, non capire, un indomani, una bolletta, un contratto, per esempio, una lettera che arriva sul lavoro, la richiesta da parte di un cliente. Ma cosa faranno, io mi chiedo, un indomani queste persone? Non lo so, non riesco a capirlo. Lo studio, ragazzi, ve lo dico io, non è solo divertimento. Certo che si può imparare anche divertendosi, e lo facciamo anche spesso in classe, ma lo studio, la scuola, è impegno, è sacrificio, ma è sacrificio a tutti i livelli, perché quando si viene a scuola si deve stare insieme ad altre persone, quindi bisogna anche imparare ad avere pazienza, a rispettare l'opinione dell'altro, a non mettersi le mani addosso appena uno mi prende in giro o mi dice una cosa fuori posto, perché ormai è diventato tutto bullismo, quando in realtà ci sono anche semplicemente delle persone che prendono in giro, dicono una stupidaggine ed è morta lì. Si tende sempre anche qua ad esagerare, sempre a fare storie, anche a volte per delle stupidaggini, e con questo non voglio sminuire il tema del bullismo, perché ormai bisogna sempre dirlo, ripeterlo allo sfinimento. Non stiamo dicendo questo, naturalmente. Quindi vedete, lo studio significa impegnarsi, ragazzi, perché nella vita nulla vi verrà regalato, tutto è impegno, sudore, sacrificio, e se i genitori, la società non ve lo dicono, ve lo dico io, ve lo deve dire l'insegnante, qualcuno ve lo deve dire, lo dicono sempre anche i grandi psicologi, pedagogisti, ma anche altri insegnanti, anche quelli che sono già in pensione.
Portate i figli anche ai funerali, fateli entrare in contatto anche con il dolore, con gli aspetti negativi della realtà, perché la vita non è tutto rose e fiori, dobbiamo imparare anche a dire di no, non possiamo sempre dire di sì, cioè vedete è tutto collegato. Quando si parla di corresponsabilità ce l'hanno la scuola ma anche la famiglia, e invece oggi si tende a scaricare tutto sulla scuola, ma non può fare la scuola anche da madre e da padre, perché ci sono delle cose, ragazzi, di base, ci sono degli elementi proprio dell'educazione che sono della famiglia, che spettano i genitori, ragazzi. Qua bisogna veramente tornare ognuno al proprio ruolo. I ruoli sono andati persi, ci sono insegnanti anche su TikTok, sui social, che sembrano alunni. Perché? Perché non ci sono più i ruoli, ormai sono sul loro stesso livello. Certo che scherziamo con gli alunni, che siamo divertenti, bisogna essere empatici, ma l'empatia non vuol dire essere amico, non siamo sullo stesso livello. I genitori che sono amici dei figli, gli insegnanti che sono gli amici, i compagni dei figli. Avete capito cosa voglio dire? Quando vengono abbattuti tutti i ruoli, da chi vanno questi ragazzi? Non hanno più figure di riferimento, e questo è il problema grave. Ve lo ripeto, la vera scolè, dal greco, questa parola straordinaria, scolè, il riposo, riposo dal lavoro, il sapere, il desiderio di conoscere, cioè conoscere dovrebbe essere il desiderio di tutti, lo diceva anche Dante, citando Aristotele, omnes homines desiderant scire, in maniera naturale, diceva, no? Per natura tutti gli uomini scire desiderant, desiderano sapere, cioè io vado a scuola, voglio studiare perché voglio imparare io, per me stesso, perché voglio uscire dall'ignoranza, perché non voglio essere manipolato da nessuno, ecco perché voglio studiare. Dopo all'università imparerò e studierò, approfondirò quello che mi serve per il lavoro pratico, per fare il medico, il chirurgo, l'avvocato, l'insegnante, il ragioniere, quello che volete voi, ma all'inizio io studio perché voglio formare me stesso, la persona, ma non solo quei contenuti, no? Il famoso imbuto e io sono quel vaso vuoto da riempire, ma voglio anche essere formato a livello proprio educativo, a imparare a stare con gli altri in maniera civile. Devo imparare a vivere in società, quindi ben vengano anche i lavori di gruppo, è quello che io voglio farvi capire. Qua non siamo pro o contro lezione frontale o lezioni innovative, cioè lavori anche di gruppo. Le due cose devono andare di pari passo, a braccetto. Invece cosa vi stanno dicendo? Che la lezione frontale o la didattica trasmissiva, chiamatela come volete, è il mostro nero, la bestia nera, Satana, il demonio che bisogna assolutamente abbattere, e invece non è così, perché date in mano il tablet a un alunno giovane, piccolo, e ditegli arrangiati, fai da solo, cosa può fare? Ma la scuola è un'azienda, è una fabbrica che deve semplicemente sfornare dei diplomati, quindi è un diplomificio ed è ovviamente l'impero della burocrazia, o dovrebbe essere una comunità pensante, a thinking community, cioè dove tutti imparano, pensano, ragionano e discutono, e chi ha idee diverse deve essere portato a capire che magari l'idea è sbagliata, però contrapponendo altre idee e non aggredendo e sminuendo l'avversario, sempre con la solita macchina del fango. Da che parte volete stare? Dalla parte dei burocrati o dei soggetti pensanti? A voi, come disse Manzoni, l'ardua sentenza. Ma su questo tema, perché mi sta troppo a cuore, torneremo ancora. A presto.